Eccoci qua, ciao ciao. Dunque oggi un video che riguarda una cosa su cui si discute molto, su cui si chiedono molti chiarimenti, e cioè i profili di guida e quello che possiamo impostare nella Cupra Formentor. Ovviamente in questo caso Cupra Formentor ibrida, 204 cavalli, quindi niente profilo Cupra, ma vediamo allora che cosa possiamo selezionare. Eccoci ragazzi, dunque andiamo all'infotainment nella parte che ci riguarda naturalmente, cioè il drive profile, e vediamo i vari profili che possiamo naturalmente scorrere tra le varie impostazioni, quindi semplicemente con il nostro pulsantino, quindi passiamo al profilo Sport, profilo Individual, che è quello che permette un minimo di configurazione, e quello Comfort, che è quello diciamo così equilibrato, quello con cui poi si avvia sempre l'auto, per cui anche se voi avete spento in Sport, in realtà poi il motore partirà sempre in modalità Comfort. Naturalmente possiamo passare da una modalità all'altra, Comfort, e quindi eventualmente allo Sport, anche con la semplice leva del cambio, quindi un tocchetto qui e siamo passati da Comfort a Sport, un altro tocchetto e ritorniamo a Comfort. La stessa cosa vale per passare da Sport a Individual e viceversa, a patto che il profilo selezionato iniziale sia appunto Sport. Cosa cambia nel nostro cockpit? Andiamo a vedere, adesso siamo in Comfort, per cui abbiamo la D di Drive e poi il simbolino della strada lì tra l'orario e la temperatura esterna, che appunto sta a indicare che il profilo è Sport, e la modalità D sta a indicare invece appunto il cambio e quindi anche la modalità del motore, che è in Drive, non è né in Sport né in Eco. Per cui andiamo a vedere con Sport cosa cambia. Naturalmente se avete impostato le luci soffuse, quelle ambientali, di cui parlò in un altro video, per abbinarle al profilo di guida, a ogni cambio del profilo cambierà anche la colorazione interna, ma quello è un altro discorso. Allora andiamo a vedere cosa cambia nel nostro quadro strumenti, anche per avere poi un cambio insomma visivo, no? Per cui andiamo da Comfort a Sport e vedete al posto della strada adesso c'è la S tra l'orario e la temperatura esterna, per cui siamo in profilo Sport. E tutta l'auto è settata in Sport in questo momento, quindi significa tutta la gestione, non soltanto il motore. Vedete il motore e il cambio, significa siamo con le prestazioni top dell'auto per quest'auto, con il cambio che compare con 1, 2, eccetera, fino a 6. Naturalmente questa è una gestione automatica del cambio. Io con le palette al volante posso intervenire e vedete, ho premuto e quindi sono passato a M1. Naturalmente non posso adesso andare a M2, M3, eccetera, perché sono fermo, quindi c'è una gestione automatica, manuale del cambio, ma sempre nei limiti di quello che permette un cambio automatico, il DSG. Voglio tornare subito alla selezione automatica del cambio, quindi cosa faccio? Ho nuovamente colpetto sul cambio, sulla leva selettrice, oppure tengo premuto per un secondo il più, la leva del cambio più, la tengo premuta per un secondo ed ecco S1, quindi siamo tornati alla gestione sport, quindi totalmente automatica delle marce, diciamo così. Quindi abbiamo visto sport e comfort, come cambiano anche visivamente qui, oltre ovviamente a come cambia dal punto di vista delle prestazioni, ma quello sono fermo e non ve lo posso mostrare, insomma, poi magari lo provate anche voi. E naturalmente con Sport abbiamo la risposta migliore possibile in termini di performance, di prestazione del cambio, con alti regimi, le marce vengono tirate di più, lì il termico interviene naturalmente quasi sempre, l'elettrico viene utilizzato solo per il boost, si ha proprio il massimo della risposta in termini di curva, di erogazione della potenza e della coppia. In comfort naturalmente invece si bada un po' di più al risparmio, quindi il motore è un po' più parco. L'accelerazione è ottima soprattutto se si è in modalità elettrico, perché naturalmente come sapete in modalità elettrico appena toccate il pedale dell'acceleratore anche in comfort l'auto schizza, sgomma, e bisogna stare attenti perché ogni partenza al semaforo o da uno stop è una sgommata.
Naturalmente il settaggio, diciamo così, comfort, sport, si applica sia alla parte elettrica sia al termico. Naturalmente in modalità elettrica, in puro elettrico, quindi e-mode, io posso andarci sia in comfort sia in sport, ma anche in individual, vedremo tra un attimo. Naturalmente cambia tutto se andiamo in ibrido, perché? Perché lì la gestione è completa dei due motori, e capite bene che soprattutto nel profilo sport questo significa veramente avere il massimo dall'auto. Bene, andiamo a vedere il profilo individual a questo punto, quindi scorriamo, e il profilo individual è quello che ci permette di smanettare un pochino, per cui doppio tap e apriamo il pannello del drive profile. Come vi dicevo, possiamo passare da un profilo all'altro con la semplice selezione della leva DSG. Quindi per esempio se siamo in comfort, con il tocco della leva noi andiamo in sport, con un altro tocco di leva noi non andiamo a individual, torniamo a comfort. Va bene? Ora la stessa cosa avviene anche per eventualmente fare il passaggio da sport a individual. Allora per esempio io seleziono individual, leva del cambio e passo a sport, leva del cambio, torno a individual. Vedete, quindi in base alla mia selezione di partenza, la leva del cambio mi permette di muovermi tra sport e comfort o tra sport e individual. Dipende qual è la mia impostazione di base, se la mia impostazione di base è comfort o è individual. Va bene, detto questo, vedete che su individual, a differenza degli altri profili, negli altri profili noi abbiamo qui informazioni e ci dice un po' che cosa significano i vari profili. Su individual invece abbiamo configurazione, e allora possiamo entrare nel sottomenu e andare a configurare un po' il nostro individual, e lo possiamo rendere molto vicino allo sport, quindi settando tutto in sport, lo sterzo, il motore, il cruise control adattivo, la climatizzazione. Questi sono un po' i parametri, va bene, i 4 parametri. Oppure tutto in una modalità ancora più ecologica del comfort stesso, per cui sterzo, insomma, più di comfort, o meglio, meno di comfort non si può andare. Il cruise control meno di comfort nemmeno, però il motore e la climatizzazione li possiamo mettere sempre in eco. Significa ovviamente risparmiosi, soprattutto per quello che riguarda la gestione della batteria. Per cui climatizzazione in eco o in comfort, e quindi si disattiverà naturalmente sui sedili non occupati e così via. Ma la cosa interessante è ovviamente il motore, perché il motore può andare oltre che in comfort e in sport, che sono i due profili predefiniti che abbiamo nel pannello Drive Profile. Possiamo abilitare il profilo Eco, che è un profilo in cui il motore diventa ancora più risparmioso, la curva insomma di risposta è ancora più lenta, e naturalmente verrà preferito l'utilizzo dell'elettrico rispetto al termico, in maniera ancora più evidente rispetto a quanto già non accada con il profilo comfort. Naturalmente va via più velocemente la batteria, ma su questo faremo un test proprio per verificare cosa cambia effettivamente in termini di prestazioni, non tanto di prestazioni, insomma di spinta, che quello poi è difficile da provare, ma in termini proprio di consumi, che poi sono i dati che magari ci interessano un po' di più. Quindi se io imposto il motore in eco, cosa significa? Significa che quando io attiverò il profilo individual mi accorgerò di essere in eco dal punto di vista motore cambio, perché nel cockpit cosa avrò? Bene, avrò la E, quindi vedete non avrò né D di drive, che è la modalità comfort, né la S o M se vado col cambio manuale, ma avrò la E. Significa che la mia insomma, performance è una performance eco. Va bene, quindi questo significa, e vedete che in alto tra l'orario e la temperatura non c'è più la stradina che è il simbolo del comfort e nemmeno la S del profilo sport, ma c'è questa ghiera che sta appunto, la ghiera è questa qui, che sta appunto a rappresentare il profilo individual. Quindi dal cockpit noi in questo momento sappiamo che siamo in profilo individual, e con una motorizzazione, insomma, con una mappatura, diciamo così, del motore in eco. Va bene? Cosa significa? Ripeto, sarà oggetto di un video per vedere effettivamente i consumi di benzina, ma soprattutto di batteria, quando guidiamo in modalità eco, per vedere se cambia effettivamente molto rispetto a sport sicuramente, ma rispetto a comfort. Bene, questo era quanto. Vi ricordo ancora che questa modalità, cioè tutti i profili, possono essere attivati
sia quando si va in elettrico puro, sia quando si va in ibrido. Sono due cose diverse, distinte, ogni tanto si fa confusione. Le modalità, le motorizzazioni sono e-mod o ibrido, quindi le modalità di guida sono puro elettrico o ibrido, in cui vengono gestiti automaticamente l'elettrico e l'ibrido, mentre i profili di guida intervengono su sterzo, climatizzazione e soprattutto naturalmente motore e cambio. Il modo in cui intervengono, beh, vale sia per la modalità pura elettrica, e-mod, sia nella modalità ibrida. È evidente, come dicevo, che alcuni profili come quello sport in elettrico insomma cambiano pochissimo, no? Ecco, qualcosina sì la notiamo anche in elettrico, passando da comfort a sport, ma naturalmente il profilo sport dà il meglio di sé quando può veramente utilizzare tutte le risorse dell'auto, quindi significa a pieno, sia il motore termico sia il motore elettrico. Bene, questo era quanto. Naturalmente adesso noi ci spostiamo, una volta abbiamo configurato e settato l'individual, possiamo spostarci sempre con la leva del cambio. E a proposito di cambio di palette sul volante, vi ho detto che posso tranquillamente passare alla selezione manuale toccando i paddle e poi tornando all'automatico o con la leva del cambio o tenendo premuto per un secondo circa il più, il paddle più del volante. La stessa cosa naturalmente avviene anche quando sono in modalità comfort. Per cui in modalità comfort io posso tranquillamente attivare una selezione manuale del cambio, ma la differenza rispetto al profilo sport qual è? Che la selezione automatica del cambio verrà ripristinata quasi subito se io non intervengo con una certa frequenza sulle leve del cambio, mentre lo sport rimane quello praticamente. Se io sono passato alla selezione manuale delle marce, in profilo sport praticamente resterò così con la selezione manuale, dovrò io riattivare la selezione automatica del cambio. In comfort invece no, è come dire una cosa temporanea, io cambio marcia un attimo, va bene per fare una scalata, perché non mi piace la risposta in quel momento del cambio automatico, ma subito dopo mi ritroverò nuovamente con la gestione automatica del cambio. Questa è un po' la differenza. Bene, questo era quanto sui 3 profili di guida. Naturalmente qui non è previsto il profilo Cupra, come dicevo in apertura, che ovviamente è previsto solo per le altre motorizzazioni. E basta, e poi studiate insomma l'individual in base alle vostre esigenze. Ci sarà chi farà l'individual in modalità eco, cioè ancora più risparmiosa, e chi magari invece farà un individual tutto sport, insomma una sorta di sport bis, chissà, va bene. Io per esempio l'individual lo tenevo abbastanza sportivo, ma con il climatizzatore in modalità eco. Vabbè, poi ognuno di voi insomma troverà la propria configurazione e andrà a smanettare un pochino. E mi pare che sia tutto per il momento. Se avete altre richieste, altre curiosità, naturalmente come sempre nei commenti qui sotto nel video, ne discutiamo sempre con piacere, impariamo un po' tutti cose nuove, io per primo, e ci vediamo sempre qui sul canale, mi raccomando iscrivetevi, alla prossima, ciao ciao!